Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex, questo appunto è il canale per voi creativi e creative o collezionisti, dipende da quello che volete vedere su questo canale, c'è un'infinità di cose, ma partiamo subito perché oggi parliamo di colori metallizzati. Realizzare un modellino dove ci sono all'interno dei pezzi, dei dettagli in color metallizzato, che possono essere spade, che possono essere travi, che possono essere di qualunque tipo in versione metallizzata, che sia bronzo, che sia alluminio, che sia oro, eccetera, eccetera, è sempre un po' un problema, perché i colori che esistono in commercio non tutti sono buoni, non tutti sono belli e non tutti danno le stesse caratteristiche e la stessa resa. Quello che vi faccio vedere oggi è un prodotto che uso da un sacco di tempo effettivamente, ma non vi ho fatto mai vedere, perché i dettagli che vado a fare con questi colori nel mio caso non sono moltissimi, ma ovviamente quando vado ad acquistare dei colori magari cerco prima di provarli e poi vedere quali che sono più adatti a me. In questo caso sono riuscito a trovare un buon compromesso sia di prezzo sia di colori veri e propri con l'Army Painter. Army Painter, di cui vi ho già parlato per le lavature. Questo set di lavature vi lascio sopra qua il link nella scheda per vedere l'altro video, ma lo stesso set, perché bene o male è lo stesso set, ha dentro però i colori appunto metallizzati. Adesso ve li faccio vedere, ce li ho qua, eccoli qua. Questo è il set di cui vi parlo, che è un set dell'Army Painter appunto con dentro tutti i colori metallizzati o pseudo metallizzati. Per esempio avremo dentro anche un bronzo che è molto bello tra l'altro, ma non mi limito a dirvi ok, questi sono belli, comprateli, insomma se vi servono acquistateli. Non mi limito a questo perché sarebbe inutile. Vi posso dire che dentro questo set ci sono 16 sfere di metallo e adesso poi vi spiego perché, ma soprattutto ve li consiglio perché mi sono trovato veramente molto bene. Questi sono da usare a pennello, non sono utilizzabili ad aerografo a meno che non usiate una Duse che è insomma lo spillo, la punta del vostro aerografo molto grande rispetto a quella normale, ma sarebbero da diluire abbastanza e la resa finale secondo me non è la stessa di un colore fatto apposta per l'aerografo. Cosa vi posso dire? Adesso andiamo sul tavolo e vi faccio vedere che cosa c'è dentro a questa confezione. Andiamo subito, Ed eccomi qua sul tavolo e vi faccio vedere che cosa c'è dentro questa confezione. In questa confezione troviamo, come nel set delle lavature, troviamo un dépliant, un librettino dove vi spiega come fare come dipingere delle miniature. Più o meno vi spiega quello in modo molto basilare, ma che insomma potrebbe essere un buon punto di partenza per alcuni che non lo sanno fare o che comunque vogliono iniziare a farlo. Poi ovviamente abbiamo dentro il set di colori. Questo è il set di colori, ma c'è dentro altro. Qua ci sono dei vari, questa è una palette di colori dell'Army Painter, in questo caso ci sono 24 colori, 124 colori, ma se non ricordo male appunto li hanno aumentati, come vi dicevo nell'altro video. Abbiamo questa sorta di dépliant, sì, vi dice un po' che cosa c'è nel settore Army Painter e che cosa vi può essere utile. Anche gli spray, che non ho ancora usato, non ho avuto modo di usarli, ma qualcuno mi dice che non siano malaccio. La cosa malaccia secondo me è il prezzo, perché secondo me costano un po' troppo, ma vediamo cosa c'è dentro, perché questo è il contenuto. Mettiamo da parte un attimo le sfere, che poi vi dico che cosa servono, e andiamo a vedere i colori che ci sono dentro. Questo è un plate mail metal, è un metallo abbastanza che adesso vi faccio vedere perché dirvelo così è abbastanza inutile. Abbiamo dentro il shining silver, quindi un argento sostanzialmente,
abbiamo un wrought iron che sarebbe una specie di metallo, diciamo, tendente all'arrugginito, ecco. Poi abbiamo il True Copper, che è un bronzo un po' più scuro, e dopo vi spiego anche qual è il suo utilizzo, perché potrebbe essere interessante per alcuni. L'oro, sostanzialmente un oro, qui lo chiamano Grady Gold, ma ogni casa ha i suoi nomi, come la Citadel per esempio ha tantissimi nomi diversi. Weapon Bronze, che è un bronzo tradizionale sostanzialmente. Abbiamo anche, se esce dalla scatola, un oro un po' più chiaro. Questo è un oro leggermente più chiaro, non so se lo riuscite a vedere da così, ma questo è un po' più chiaro, è un classico oro questo, mentre questo è un oro un po' più spinto, quasi tendente al bronzo. E poi abbiamo il gunmetal, che è quello che si usa sostanzialmente per fare armi o cose simili. Ora, le sfere, e poi vi faccio vedere un'altra cosa. Le sfere a cosa servono? Questi colori sono molto pigmentati, adesso togliamo questa. Questi colori sono molto pigmentati per appunto avere queste colorazioni particolari. Le sfere si mettono all'interno quando le acquistate, piuttosto che io non le ho ancora messe in alcuni, perché effettivamente le ho messe solo in quelle che ho usato. Serve per poter far distruggere, diciamo così, le molecole che rimangono magari attaccate al fondo, piuttosto che i grumi che si formano all'interno, e scuotendole con la sfera di metallo riuscite a eliminare questi grumi. E in sostanza il colore viene molto meglio, insomma esce molto meglio. Ovviamente i pigmenti sono più miscelati con tutti i componenti del colore e quindi sono utili per quello, e li mettono dentro innanzitutto per quello. Si possono comprare anche a parte, se volete fare dei colori voi per esempio, questi sono molto indicate se volete metterli in un barattolino trasparente, insomma in un barattolino che avete voi, e miscelare dei colori. Se mettete dentro delle sfere, effettivamente poi una volta sbattuti sono molto meglio, sono molto più amalgamati, e quindi questo è il motivo per cui ci sono dentro queste sfere, che l'Army Painter vende anche separatamente, ma in questo caso le troviamo nel nostro set. Ora metto da parte questi perché vi faccio vedere che non mi sono limitato a farvi vedere così cosa c'è dentro, insomma vi faccio vedere questa, che è una sorta di palette che ho voluto fare per farvi vedere come sono i colori. Questo è il wrought iron che vi dicevo prima, è un metallo un po' scuro che è tendente a quei metalli che magari vengono usati, che ne so, i pilastri della luce, i classici pilastri della luce, non so se avete presente, che hanno quel metallo che poi tende ad essere più scuro per via del tempo che passa, delle intemperie e tutto il resto. Questo è molto indicato. Abbiamo lo shiny silver, che è il classico argento, il plate mail metal, che è questo qui, che non so se riuscite a vedere come sberilluccicano, spero di sì, però sono molto belli, sono molto coprenti. Se sbattuti bene, ricordatevi di sbattere bene sempre tutti i colori, mi raccomando. Questo è appunto il plate metal mail. Poi abbiamo il gunmetal, che è appunto questo colore tendente alle armi. Ma perché vi dico le armi? Perché questi colori sono molto adatti per varie cose, per tutte le cose, ma sono stati creati da Army Painter per tutto quello che riguarda Warhammer 40.000, potete usarli per i Dungeons and Dragons, insomma tutte quelle miniature che hanno armi, e quindi questi sono molto molto adatti. Il Bright Gold, che è quello più chiaro, che è diciamo il classico oro. Poi abbiamo il True Copper, che è l'unico colore che ha pochissime molecole metallizzate, spero vediate, ma è una sorta di, si potrebbe usare per fare delle lavature del bronzo. Diciamo così che usati insieme, se questo lo usate da fondo e questo lo usate sopra a dove avete messo questo True Copper, avete un bel effetto di chiaro e scuro.
E appunto questo è il bronzo. E poi abbiamo il Grady Gold, che è quello un po' più scuro, quello tendente più al bronzo. Questi colori metallici io li uso per piccole cose, in realtà, per piccoli dettagli che mi servono metallizzati. Alle volte cerco di miscelarli, si miscelano bene, ma i colori ovviamente poi dovete stare voi a vedere cosa viene meglio e che cosa viene peggio. Vi posso dire che, per esempio, come vi ho detto prima, se questo lo mettete di fondo e questo lo mettete per dare della luce, avete un effetto molto bello bronzo, quasi perfetto secondo me. Stessa regola per questi due oro. Questo oro lo potete usare fuori per dare luce, e questo oro lo potete usare per andare negli interstizi, per fare le ombre. Stessa identica cosa succede per gli altri colori. In questo caso abbiamo 4 colori differenti che possono essere usati insieme. Questo per fare le ombre, questo per fare luci ancora più accentuate su delle armi, per esempio, perché è solo un silver, quindi un argento, potrebbe essere usato per fare delle varie scheggiature negli angoli, per esempio, dove va via la vernice, per esempio. Abbiamo questo plate metal che potrebbe essere un'alternativa al gunmetal, in quanto potete fare una cosa di questo tipo e appunto usandoli tutti e 4 dare più effetti alla stessa arma. È un'idea, ve la butto lì. Questi sono colori che abitualmente uso per fare dei dettagli molto piccoli, li uso poco perché effettivamente nel mio lavoro effettivamente ne uso veramente pochi, ma quando mi serve qualcosa di questo tipo, con questi non ho mai sbagliato, quindi mi sento vivamente di consigliarveli. Dovete solo stare attenti perché sono molto liquidi, anche se li sbattete sono molto liquidi, quindi state attenti quando li aprite, perché la minima pressione, soprattutto da nuovi, li rende un po' svonciferi. Come vedete qua sono un po' vonci perché li ho anche utilizzati. Quindi questo è il mio parere, questo è quello che vi posso dire per quanto riguarda questo set, che vi ricordo è dell'Army Painter. Non mi pagano per dirvelo, ma li uso e quindi sapete che vi dico le cose che uso e di cui vi posso parlare. Questo set, se non ricordo male, era intorno ai 25-30 euro, giù di lì. Comunque vi metto sotto il link per tutto quello che volete sapere, e se ne trovate altri sappiate che l'Army Painter secondo me è un'ottima alternativa, soprattutto per chi fa miniature, ed è una cosa secondo me buona. Ha una buona vastità di cromie, quindi ha tanti colori, come abbiamo visto e come vi faccio vedere qui, perché ce ne sono veramente tanti. 124 colori, se fate conto che dentro a questi 124 colori, che al momento sono aumentati, se non ricordo male sono diventati 136, ma non voglio dirvi una castroneria, in questa palette ci sono anche quelli metallizzati. Ma come vedete, a parte i colori base, rosso, blu, verde, giallo, insomma quelli base, ci sono tante cromie, e il rapporto qualità-prezzo secondo me sono molto buoni. Io appunto ho questi, ho il set che vi ho fatto vedere in uno scorso video, che è appunto quello delle lavature, perché mi ci sono trovato bene, e quindi mi sento veramente di consigliarveli. Dirvi altro, dovete in realtà provarli, e se avete tante miniature come, non so, Elfi, piuttosto che appunto i Warhammer 40.000, che hanno comunque parti metalliche, con questi sicuramente fate ed avete un bel effetto, quindi ve li consiglio. Spero di esservi stato utile, perché questi colori sono molto particolari e tante volte succede che la gente le persone insomma che fanno modellismo, magari che sono alle prime armi soprattutto, non trovano i colori adatti per fare certe cose. Siccome so che ci sono tantissime persone che sono appassionate di Warhammer piuttosto che Dungeons Dragons, dove ci sono tante miniature e alle volte, per la maggior parte delle volte, magari ci sono questi dettagli un po' particolari che sono appunto in versione metallizzata, ma non si sa mai come farle, perché se le fai opache
magari risulta brutto tutto il lavoro che hai fatto, se le fai troppo lucide viene fuori un pastrocchio. Con questi colori, che secondo me sono ottimi anche come resa sul pennello, sono da consigliare. Io ve li consiglio perché appunto li uso, e finché non uso delle cose io non ve le consiglio assolutamente. Ripeto anche che non mi paga, la Army Painter non mi paga, ma sono cose che uso e quindi è giusto anche che ve le dica, quindi sono tutte spese mie, non mi regala niente nessuno, finora veramente quasi niente, e quindi ve li consiglio perché sono buoni, ve li consiglio perché sono particolari. Il set preso in set costa sicuramente meno che prenderli tutti singolarmente, e il fatto che ci siano dentro le 16 sfere è un'aggiunta che potrebbe essere utile per altre cose. In ogni boccetta potete mettere una sfera e ve ne avanzano, perché ce ne sono dentro 16 di sfere e le boccette sono 8, quindi una sfera basta, perché alla fine basta, a meno che non vogliate esagerare e metterne 2 per una, ma una sfera basta e vi rimangono delle sfere per fare le vostre prove. Cosa dirvi d'altro? Siamo arrivati alla fine di questo video, che ovviamente vi riporta a vedere tutti gli altri video con tutto quello che vedete qui alla fine, e quindi da Anime dal Mondo e da Alex è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!